Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. I quadranti del cash flow di Robert T. Kiyosaki è un'opera che si addentra nel tema della libertà finanziaria e dell'importanza della gestione del denaro. In questo libro Kiyosaki introduce il concetto di quadranti del cash flow, che rappresentano le diverse modalità con cui gli individui e le aziende possono guadagnare denaro. L'autore esplora i 4 quadranti: dipendente, autonomo, imprenditore e investitore, analizzando i loro vantaggi e svantaggi. Kiyosaki utilizza esempi pratici e aneddoti personali per illustrare come le persone possano trasferirsi da un quadrante all'altro per ottimizzare le loro capacità di generare reddito. La guida non è solo un manuale di finanza, è un invito a cambiare mentalità e a vedere il denaro come uno strumento per raggiungere l'indipendenza economica. Inoltre, il libro affronta anche le paure e le difficoltà che molte persone affrontano quando si tratta di investimenti e gestione del denaro, fornendo strategie pratiche per superare queste barriere. Con il suo stile diretto e coinvolgente, Kiyosaki riesce a ispirare i lettori a prendere il controllo delle proprie finanze e a diventare architetti del proprio destino finanziario. I lettori scopriranno non solo come migliorare la propria situazione economica, ma anche come sviluppare una mentalità orientata verso la prosperità a lungo termine. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, i 4 quadranti del cash flow. Nel libro, Kiyosaki introduce i 4 quadranti del cash flow: dipendente, autonomo, imprenditore e investitore. Ogni quadrante rappresenta un approccio diverso alla generazione di reddito. Partendo dal quadrante del dipendente, questo è il più comune e tradizionale, dove si scambia tempo per denaro. Chi opera in questo quadrante è generalmente visto come la maggior parte della forza lavoro. Tuttavia, Kiyosaki sottolinea che chi rimane intrappolato in questo quadrante potrebbe avere difficoltà a costruire una vera ricchezza. Il quadrante dell'autonomo è composto da professionisti e freelance che hanno maggiore controllo sui loro guadagni, ma, di fatto, scambiano ancora tempo per denaro. La vera promessa di un cambiamento avviene nei quadranti dell'imprenditore e dell'investitore, dove il focus si sposta dalla generazione attiva di reddito all'accumulo di asset e investimento. Kiyosaki sottolinea che per diventare finanziariamente liberi è fondamentale spostarsi verso questi 2 ultimi quadranti. Ogni quadrante ha una mentalità specifica e il lavoro più importante è quello di trasformare la mentalità affinché diventi orientata alla crescita e agli investimenti. In questo modo si può realmente costruire un patrimonio che non dipende esclusivamente da uno scambio attivo di tempo e lavoro. Secondo, l'importanza dell'educazione finanziaria. Kiyosaki enfatizza ripetutamente l'importanza dell'educazione finanziaria, che considera fondamentale per raggiungere la libertà economica. Secondo l'autore, le scuole tradizionali non forniscono una preparazione adeguata in materia di gestione del denaro e investimenti. Di conseguenza, molte persone crescono senza una chiara comprensione di come funziona il sistema finanziario e come possano utilizzare il denaro a loro vantaggio. Questo porta a errori comuni, come l'uso indebito del credito, l'accumulo di debiti e la mancanza di risparmi. Kiyosaki sottolinea che l'educazione finanziaria non si limita a comprendere i numeri e a saper fare un bilancio. È una questione di mentalità, di comprendere profondamente il valore degli asset e delle passività e di saper identificare le opportunità di investimento. L'autore propone che la vera ricchezza è creata attraverso investimenti intelligenti e che una persona deve accumulare beni che generano flussi di cassa positivi. Piuttosto che accumulare beni materiali che non producono valore, come le automobili costose o le case inaccessibili, le persone dovrebbero concentrarsi sull'accumulo di investimenti che generano rendita, insegnando ai lettori come prendere decisioni più informate riguardo le loro finanze. Kiyosaki mira a dar loro strumenti per costruire un futuro finanziario sicuro. Forte dell'esperienza accumulata attraverso i suoi successi e fallimenti, l'autore contribuisce a creare una nuova generazione di investitori e imprenditori consapevoli, in grado di navigare il complesso mondo delle finanze. Terzo,
superare le paure finanziarie. Kiyosaki affronta un tema cruciale: le paure che molto spesso frenano le persone dall'investire o dal cercare l'indipendenza finanziaria. Molti individui avanzano nel percorso di crescita economica, ma talvolta si bloccano a causa di credenze limitanti, come la paura di perdere denaro o la convinzione di non essere abbastanza esperti per gestire investimenti. Queste paure possono essere paralizzanti e portare a comportamenti conservativi che impediscono di sfruttare appieno le opportunità di guadagno. Kiyosaki lavora per demistificare queste paure e fornisce una serie di strategie per affrontarle. Una delle chiavi per superare le paure è l'accettazione del rischio come parte inevitabile degli affari e degli investimenti. Secondo l'autore, investire è sempre un rischio, ma è necessario aumentare la propria tolleranza al rischio attraverso la conoscenza e la preparazione. Kiyosaki incoraggia i lettori a creare piccoli investimenti iniziali, in modo da acquisire esperienza e fiducia. Con gli errori e le difficoltà, i lettori possono imparare lezioni inestimabili che non solo miglioreranno le loro competenze finanziarie, ma anche il loro approccio mentale verso il denaro e gli investimenti. Inoltre, Kiyosaki propone che circondarsi di persone che la pensano in modo simile, come mentori e colleghi investitori, può ridurre le paure comuni, facilitando così il progresso verso la libertà finanziaria. Quarto, la mentalità imprenditoriale. Un altro aspetto fondamentale del libro è l'importanza della mentalità imprenditoriale. Kiyosaki sostiene che per passare dai quadranti del dipendente e dell'autonomo a quelli dell'imprenditore e dell'investitore, è cruciale sviluppare e adottare una mentalità imprenditoriale. Questo implica non solo la capacità di identificare opportunità di investimento, ma anche la creatività nell'affrontare i problemi e la predisposizione a prendere iniziative. Una mentalità imprenditoriale implica anche la volontà di accettare fallimenti e di apprendere da essi, trasformando ogni errore in un'opportunità di crescita. Kiyosaki utilizza storie personali e di altri imprenditori di successo per illustrare come la perseveranza e l'innovazione possano portare a risultati significativi. Per l'autore, il fallimento e le difficoltà fanno parte del processo di apprendimento e non devono mai essere visti come barriera, ma come mezzo per rafforzare le proprie capacità. Inoltre, l'autore enfatizza l'importanza di saper delegare e costruire team. La mentalità imprenditoriale non riguarda solo la gestione del proprio business, ma include anche la capacità di sfruttare le competenze di altri per massimizzare il risultato. Imparare a circondarsi di persone competenti e motivabili è essenziale per una vera crescita e per sviluppare un'impresa o un portafoglio di investimenti di successo. Kiyosaki sottolinea che avere una visione chiara dei propri obiettivi e utilizzarla per guidare le proprie scelte è un must per chi desidera progredire finanziariamente. Infine, creare e gestire investimenti redditizi. La creazione e gestione di investimenti redditizi è uno dei pilastri principali su cui poggia il discorso di Kiyosaki. Egli sottolinea che per raggiungere l'indipendenza finanziaria è cruciale non solo investire, ma farlo in modo strategico e informato. Investire non significa semplicemente comprare azioni o immobili. Richiede anche valutazioni accurate e una comprensione delle tendenze del mercato, delle risorse disponibili e delle necessità personali. Kiyosaki fornisce contenuti su come identificare opportunità di investimento che possano produrre rendite passive, come affitti, dividendi e altri flussi di cassa. Inoltre, egli spiega che le rendite passive sono ciò che a lungo termine consente di costruire una vera e propria libertà finanziaria, liberando tempo e risorse per altre attività. Il libro incoraggia i lettori a non avere paura di diversificare i propri investimenti. Investire in diverse aree come immobili, azioni e piccole imprese è una strategia essenziale per mitigare i rischi. Inoltre, Kiyosaki chiarisce che è altrettanto importante monitorare continuamente gli investimenti, in modo da essere pronti a rispondere a cambiamenti del mercato o a ristrutturazioni necessarie.
In questo capitolo l'autore condivide anche strategie di gestione del rischio e modi per mantenere una visione a lungo termine negli investimenti, sottolineando che i risultati migliori non si ottengono mai dall'improvvisazione, ma dalla pianificazione e dalla preparazione. La capacità di analizzare e prendere decisioni finanziarie informate si rivela fondamentale per chiunque voglia dominare il proprio cash flow e questioni finanziarie. In conclusione, il libro I quadranti del cash flow è una lettura fondamentale per chiunque aspiri a migliorare la propria situazione finanziaria e per coloro che desiderano sviluppare una mentalità orientata agli investimenti e all'imprenditorialità. Kiyosaki offre strumenti e conoscenze che consentono ai lettori di comprendere non solo come funziona il sistema economico, ma anche come possono ottimizzare il loro rapporto con il denaro. La struttura del libro, che porta attraverso un viaggio educativo, fornisce esempi pratici e strategie per affrontare le sfide comuni legate alla gestione finanziaria. Chi intraprende questa lettura avrà accesso a nuove modalità di pensiero che possono tradursi in decisioni più intelligenti e redditizie. Kiyosaki non solo insegna nozioni di finanza, ma incoraggia anche a sviluppare una mentalità aperta e imprenditoriale. Inoltre, il libro può essere un catalizzatore di cambiamento personale. Non è solo per coloro che cercano investimenti, ma anche per persone che desiderano divertirsi nel prendere in mano le proprie finanze e costruire un futuro prospero e sicuro. Con la giusta mentalità e le competenze apprese, ogni lettore può avvicinarsi a una vita di indipendenza economica e realizzazione. La proposta di una nuova mentalità è ciò che rende questo libro una lettura imperdibile per tutti, dai neofiti agli esperti in materia finanziaria. Se vuoi supportare Robert T. Kiyosaki, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.